Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Quarta puntata. I moti rivoluzionari. Nei primi mesi del 1848, gran parte dell'Europa occidentale fu sconvolta da rabbiosi moti di piazza. In Italia non furono gli intellettuali ad accendere le polveri, ma il popolo siciliano che, tormentato dalla fame e desideroso di rendersi indipendente da Napoli, mise in fuga le truppe borboniche e diede vita a un governo provvisorio. Le proteste si estesero poi al napoletano, dove i liberali chiesero la Costituzione. Ferdinando II, risentito per il mancato aiuto degli altri sovrani italiani, decise di concederla il 29 gennaio. Il re in quell'occasione avrebbe detto: «Don Pio IX e Carlo Alberto hanno voluto gettarmi un bastone tra le gambe e io gli rispedisco questa trave. Toh, così ci divertiamo tutti quanti». I siciliani però rifiutarono la Costituzione di Ferdinando e ne adottarono una più avanzata, in cui la sovranità non risiedeva più nel re, ma nei cittadini, e il potere legislativo spettava interamente al Parlamento. Per evitare rivolte interne, altri sovrani italiani seguirono l'esempio napoletano e si affrettarono a concedere la Costituzione nei propri territori. Leopoldo II di Toscana il 15 febbraio, Carlo Alberto il 4 marzo, Pio IX il 14 marzo e Carlo II di Parma il 29 marzo. Carlo Alberto si servì di validi collaboratori nella formulazione dello statuto. Si trattava di un'apertura al liberalismo e di un passabile compromesso tra la monarchia e la borghesia in ascesa. Pur essendo una carta costretta dagli eventi e calata dall'alto, e non frutto della discussione di un'assemblea elettiva, lo statuto fu in grado di reggere al passare del tempo. Pensato per un piccolo stato di 6 milioni di persone, fu successivamente esteso a tutta l'Italia e rimase in vigore sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Introduceva l'uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, garantiva la libertà individuale e quella di stampa. Il potere esecutivo era affidato al re, che lo esercitava attraverso i ministri. Quello legislativo spettava a un Parlamento bicamerale, di cui solo la Camera era elettiva, mentre i senatori venivano nominati dal re. Una delle lacune più gravi era l'assenza della divisione dei poteri auspicata da Montesquieu, dato che anche i giudici erano scelti dal re. La religione cattolica era considerata religione di Stato, mentre gli altri culti venivano tollerati. Le discriminazioni contro i valdesi erano già state abrogate con un decreto del 18 febbraio, quelle contro gli ebrei il 29 marzo. Il primo Parlamento, su base censitaria e maschile, fu eletto il 27 aprile 1848. Il fenomeno rivoluzionario assunse carattere europeo quando i francesi, esasperati per la grave crisi economica dovuta a un lungo periodo di carestia iniziato nel 1946 a causa di cattivi raccolti granari e di una letale malattia della patata, costrinsero il re Filippo d'Orléans a lasciare il trono e proclamarono la Repubblica. Il fungo che divorava le patate aveva causato danni in molte zone d'Europa, ma gli effetti più drammatici avvennero in Irlanda. Nell'isola, infatti, le malattie favorite dalla malnutrizione avevano seppellito 2 milioni di irlandesi, spedendone altri 2 milioni oltremare. L'aumento dei prezzi alimentari aveva causato vaste proteste e l'Austria, che guardava con sospetto alla situazione italiana, decise l'invio di truppe a Ferrara, provocando le proteste del Papa e di Carlo Alberto. In questo clima si ebbero molte manifestazioni popolari, inneggianti a Pio IX. L'occupazione di Ferrara e l'annessione della città libera di Cracovia nel novembre del 1846 furono decisioni particolarmente infelici del governo austriaco. Infatti, violando gli accordi internazionali, l'Austria aveva perso il diritto di appellarsi al principio di legittimità, stabilito dal Congresso di Vienna. A Milano il professor Giovanni Cantoni aveva distribuito un volantino in cui esortava i cittadini a iniziare uno sciopero del fumo, al fine di infliggere gravi perdite economiche all'Austria che deteneva il monopolio del tabacco.
Lo sciopero iniziò il 1 gennaio e fu subito imitato in altre città lombarde. I soldati austriaci reagirono fumando stentatamente nelle strade. I milanesi iniziarono a fischiarli e a insultarli. Ne nacque uno scontro con morti e feriti. L'odio verso gli austriaci causò un susseguirsi di zuffe tra studenti e polizia e un moltiplicarsi delle dimostrazioni a favore di Pio IX. La notizia degli avvenimenti francesi spinse i contadini tedeschi a ribellarsi agli anacronistici residui di feudalesimo che ancora vigevano in molte parti della Germania. L'insurrezione si diffuse in numerose città, costringendo i principi a concessioni più o meno ampie. Il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, fu costretto a concedere una Costituzione, che sarebbe rimasta in vigore sino al 1918. Le tensioni rivoluzionarie produssero inoltre la creazione di un Parlamento federale tedesco, insediatosi a Francoforte allo scopo di unificare il paese. I deputati si divisero tra fautori di una grande Germania, che comprendeva l'Austria, e di una piccola Germania, senza l'Austria. Prevalsero questi ultimi e, nell'aprile del 1849, offrirono la corona al re di Prussia, che la rifiutò, perché conferita da un'assemblea popolare che lui, fortemente conservatore, non considerava legittima. Anche a Vienna il popolo insorse e Metternich fu licenziato. Il nuovo imperatore, Francesco Giuseppe, concesse la Costituzione, poi revocata nel 1851, e venne eletto un Parlamento privo di Camera Alta. Anche in Boemia e in Ungheria scoppiarono rivolte, ma in entrambi i casi furono presto soffocate dalla Santa Alleanza. Tra il 18 e il 22 marzo, alla notizia delle insurrezioni di Vienna, Praga e Budapest, esplose la rabbia dei milanesi, che, dopo 5 giornate di lotta, costrinsero le truppe austriache a lasciare la città per ritirarsi nelle fortezze del cosiddetto Quadrilatero: Peschiera, Mantova, Verona, Legnago. In seguito si formò un governo provvisorio con a capo Gabrio Casati, che pose il consiglio di guerra guidato da Carlo Cattaneo sotto la sua autorità. A causa dell'intenzione di Casati di chiedere aiuto a Carlo Alberto per sconfiggere definitivamente gli austriaci, Cattaneo, contrario a questa manovra per paura di compromettere l'autonomia della Lombardia, abbandonò la sua carica. Anche a Venezia, insorta il 17 marzo, venne occupato l'Arsenale e restaurata la Repubblica. Fu istituito un governo provvisorio presieduto da Daniele Manin, un patriota che, assieme a Nicolò Tomaseo, era stato appena liberato dal carcere in cui si trovava per la sua attività cospirativa. Il 48 diede dunque l'impressione che bastasse alzare la testa per mettere in fuga l'invasore, un'impressione presto disillusa.